Il motivo di questa nostra chiacchiera oggi non è diciamo dato dall'occasione di parlare di funk, ma di hip hop. Io non sono un grandissimo collezionista di hip hop, ma svariate migliaia di dischi ce li ho, ho seguito l'hip hop per diversi anni e ho sentito che da tanto tempo in Italia si dice che la golden age dell'hip hop è, diciamo, legata agli anni 90. Una cosa che può essere anche accettata, posso anche accettare parzialmente quest'idea, se si considera la golden age di un periodo, del periodo commerciale dell'hip hop. Ad esempio, se si considerano dischi come, non lo so, Third Base, o dischi come Tribe Called Quest, NWA, sono grandissimi dischi, sono dischi che testimoniano sicuramente un periodo culturale dell'hip hop estremamente vivo e che introduce in maniera commerciale diffusa la cultura del gangsterismo o del gangsta hip hop, eccetera. Basti ricordare anche tutta la stampa e la critica, no? Che ha avuto questo genere. Blues and Soul, ad esempio, che era una rivista dedicata al soul e all'R&B qui in Inghilterra, criticava tantissimo questo genere per poi 5 anni dopo apprezzarlo. 5 anni dopo intendo verso la fine degli anni 90. Nonostante questo, la visione dell'hip hop come musica interessante e soprattutto vista sotto l'occhio della golden age è un po' diverso dal mio punto di vista, perché la golden age dell'hip hop non è tanto questo periodo, che è il periodo in cui l'hip hop diventa, non dico commerciale, ma diventa veramente diffuso in maniera massiccia, cioè in tutto il mondo si conoscono gruppi come NWA e Tribe Called Quest, sono gruppi enormi, sono gruppi da major, e questo è il periodo in cui le major ormai capitalizzano il discorso dell'hip hop e l'hip hop diventa un discorso economico importantissimo per tutte le major. E qui basta leggere dietro, no? Qui non c'è, ad esempio, nei Tribe Called Quest scritto solo Jive, che tra le altre cose era un colosso come etichetta, ma anche c'è scritto RCA Victor, adesso non so se si vede, c'è scritto BMG, Sony BMG. Quindi questo è il periodo in cui l'hip hop diventa mainstream, a livello non di genere, ma a livello proprio di vendite, monetizzazione, commercialità, cioè l'hip hop diventa un prodotto delle major, quando fino al 79-82 c'era parecchio rap, ma l'hip hop era considerato una cosa molto più underground. Ed era considerato un genere da minoranza. No, senza andare a disquisire adesso qual era o poteva non essere quella minoranza, basti ricordare i pezzi che sono contenuti nelle compilation degli Electro. Sono tutti pezzi di hip hop, partono dall'81-82 per finire poi adesso non so, nell'86-87. Quella secondo me è un'altra golden age dell'hip hop, se non la golden age dell'hip hop. E a riguardo di Beat Street, che cosa diciamo? Non è quella forse la golden age dell'hip hop, ma Beat Street è 1983, non è 1994, non è di certo. Beat Street era bello già che è andato quando c'era questo, e se quello allora viene chiamato hip hop old school, semplicemente perché è più vecchio, perché ha un suono meno attuale rispetto a questo e rispetto all'R&B che usciva negli stessi anni di questo, quindi Aaliyah e tutta quella Mary J. Blige e tutte quelle cose lì. Secondo me non è old school quella, secondo me sì, è old school ovviamente da un punto di vista di definizione generica, ma è musica estremamente ricca di spunti ed è puro trito e ritrito hip hop, ed è hip hop classico. Diciamo che è forse la prima forma 81-83, tra l'81 e l'83 si ascoltano le prime forme interessanti di hip hop che possono essere considerate la vera golden age dell'hip hop. Questa qui è la golden age della commercializzazione dell'hip hop. Qui c'è scritto Sony BMG. Nei singoli che adesso vi farò vedere, che ascolteremo brevemente, non c'è scritto Sony BMG, sono i singoli prodotti da etichette indipendenti newyorkesi, importati da negozi per DJ, venduti in poche copie e poi licenziati da Morgan Khan per le compilation dell'Electro dall'1 al 18 al 15, adesso non mi ricordo quando è finito.
in Inghilterra tra l'83, l'87, 88, fino ad arrivare alla sublimazione facendo il cofanetto dell'electro con i pezzi migliori. E come è importante dare la parola alla musica, bisogna anche fare qualche riflessione su tutta la musica nera del periodo 81-83, perché è il periodo in cui la musica elettronica funziona meglio nell'R&B. Si pensino gli album della SOS Band, Sense of Time, o il primo album di Kashif, o il quinto album degli Zapp, che se non sbaglio è Zapp for You. Adesso tiriamo fuori la copertina e ne suoniamo un esempio in cui la talkbox viene usata in maniera incredibile assieme a un coacervo di synth dell'epoca, tra cui Memory Moog e CS80, tra le altre cose. Quindi direi che l'epoca d'oro dell'R&B e dell'hip hop, secondo me la Golden Age, come la chiamano in Italia, tra 81, 84, 85, dopodiché ci si incomincia a rendere conto, cioè le grosse etichette si incominciano a rendere conto che quello è materiale incandescente con cui si possono fare un sacco di soldi. A quei tempi il vinile si vende ancora ovviamente tantissimo, e quindi dai Public Enemy in poi incomincia a essere tutto gran commercio, senza con questo offendere o insultare l'hip hop di quell'epoca, che sono produzioni grandiose fatte con mezzi incredibili. Se pensiamo agli NWA, un album, questo qua è un capolavoro, un album veramente incredibile, ma ripetiamo, è una fase successiva dell'hip hop, è una fase in cui l'hip hop è bello maturo ed è incredibilmente commerciabile, ed è incredibilmente commerciato, ed è incredibilmente venduto, ed è anche incredibilmente vendibile, perché c'è tanta gente di cui non gliene fregava una beata minchia dell'hip hop fino a prima dei 90, che diventano tutti b-boys da quel momento. Decine e decine di breakers spuntano fuori dal nulla, quando dall'83, dall'81, l'84, 85 ce n'erano molti di meno, ed erano molto più tecnici, e non posso nominarli perché non ho qui il permesso dei diretti interessati, ma sarebbe bello poi intervistarli e farci due chiacchiere. Se vogliono venire qui a Londra a trovarmi, sono ben contento che discutano con me anche in maniera antitetica questa cosa. E negli anni 90 saltano fuori tutti, saltano fuori un sacco di ragazzini e ragazzine che sono tutti pro hip hop. Ricordiamo che negli anni 90 il Palladium di Vicenza è al massimo, diciamo negli anni 90, molta gente che non è facente parte del personale della base NATO va al Palladium a ballare l'hip hop perché cool. Io che andavo al Palladium da prima, negli anni 90 mi sono ritrovato un sacco di gente che non c'entrava niente con l'hip hop, che ballava assieme ovviamente all'En Vogue tutti i successi dell'epoca di hip hop che la buonanima ha deciso che purtroppo ultimamente da un po' che è mancato, all'epoca suonava. Sono tutte cose, sono tutti fenomeni, quelli degli anni 90, fenomeni di commercializzazione secondo me, pur comunque concludendo che non c'entra niente la qualità è ottima. E quindi a me ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata, questo monologo, diciamo, più che chiacchierata. Ovviamente mi aspetto la solita miscela di complimenti, insulti eccetera, come tipico in Italia o dovunque nel mondo, perché ovviamente c'è gente che dissente civilmente e c'è gente che dissente mandando a fare in culo, ma chi se ne frega. Volevo aggiungere con un piccolo tributo a Beat Street, di cui parlerò con molto più dettaglio nelle prossime puntate. Come molti ragazzini e ragazzine e pivelletti di questi ultimi 10 anni potrebbero pensare, questa è tutta musica che loro non conoscono e che sono ben felice di introdurre loro, e anche a quelli forse un po' più vecchi che dovrebbero conoscerla meglio. L'hip hop si pensa che sia prodotto, come diceva il mio amico, da gente con i cappellini da baseball e con una certa attitudine. Invece l'hip hop era prodotto ed è anche prodotto tuttora da gente che è vestita come me, che non ha nessun tipo di look o nessun tipo di stile, ma che lo stile ce l'ha dentro, perché l'hip hop è qua, l'hip hop non è qua. Questa è una cosa molto importante da chiarire, ed è prodotto da tanta gente tra virgolette insospettabile,
E tra tanta gente che, tra le altre cose, è anche vecchia, con i capelli bianchi, e veste una camicia e una cravatta. E sono sono incredibilmente bravi come drum programmer nell'hip hop e lavorano come shadow composer, cioè come compositori e programmatori in ombra, in quelle che sono le grosse produzioni hip hop attuali. Ne parleremo anche di questi in futuro, probabilmente. E concludo dicendo che l'apparenza inganna, e quando ascoltate qualcosa sappiate che c'è sempre qualcosa che è venuto prima, che non per questo, non perché è venuto prima deve essere inferiore, perché la musica non è come la tecnologia, più è nuovo non vuol dire più è bello. Questo può valere per i computer e le stampanti, non per la musica è eterna, ci può essere qualcosa che è stato fatto nel 1420 che è 100.000 volte più bello di una merda che è uscita l'altro ieri, e che l'apparenza inganna. Non sempre tutti noi siamo, o meglio appariamo nello stesso modo di com'è la musica che noi facciamo o che portiamo dentro di noi. Grazie tante per aver visto questa schifezza.